Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un coltello non tra i più belli sicuramente esteticamente, ma tra quelli che fanno e continuano a fare la storia della coltelleria da outdoor, coltelleria da spazi aperti, da aria aperta, da chi va in campagna, da chi va in montagna, eccetera. E parliamo di uno dei modelli della Morakniv. Parliamo del Morakniv Casball ed eccolo qua nella sua custodia, una custodia che è simile, anzi è uguale, identica a quella del Garberger e può essere sia utilizzata o assemblata con questo semplice porto da cintura, come può avere il porto multi mount che poi andremo comunque a vedere. Questa è la versione in arancione, ce ne sono di vari colori, verde, l'ho vista anche azzurra, e vediamo che anche il manico è identico a quello del Garberger. La differenza sta che il Garberger è un full tang con la fuoriuscita del codolo da dietro, mentre questo è un hidden tang, cioè vuol dire che ha un pezzettino che va all'interno e viene affogato nella gomma e nella plastica del manico. Comunque devo essere sincero, la resistenza non ne risente, la praticità uguale. Andiamo a vedere le sue caratteristiche tecniche. La lunghezza è di 10,8 cm della lama e lo spessore è di 2,5 mm. Devo dire che se anche è molto meno spesso del Garberger, il prezzo è veramente ottimo perché lo possiamo trovare tra i 30 e i 35 euro. È un ottimo coltello per le uscite all'aria aperta. La lunghezza totale del Casball è circa di 22 cm. Il peso è di 99 grammi, quindi molto leggero, non stanca la mano, e con questo manico in questo materiale propilenico, chiamiamolo così, con questa gomma e plastica all'interno che lo rende rigido e gomma all'esterno che lo rende morbido, è una delle impugnature più comode assieme a quelle del Garberger che io abbia mai provato. Ovviamente può peccare un po' in estetica, ma questo lo lascio giudicare a voi. Utilizzato è il 12C27, ormai famoso, che lo troviamo anche nell'Eltris. Qui vediamo la scatola con cui ci viene fornito il nostro Mora. Eccola qua. La differenza col Garberger che fa parte di quei 2 o 3 coltelli che io ho distrutto a mazzate nei test che facevo. Devo vedere se riesco a recuperare, perché allora non facevo i video, ma mi sa che qualcosa avevo ripreso. Comunque questa è quello che resta della lama del Garberger e vi faccio vedere la differenza di spessore tra le 2 lame. Fatto salvo la differenza dello spessore, che il Garberger è full tang, io direi che questo Casball funziona veramente bene. Ovviamente, visto il poco spessore della lama, non si fa un battone in eccelso, magari per aprire qualche rametto, ma per tutto il resto delle lavorazioni da fare sul campo o in uscita outdoor va veramente bene. Questo è multi-mount del Garberger, che va bene anche per il Casball e va posizionato in questa maniera. Poi si inserisce il coltello e si può quindi legarlo a uno zaino, uno spallaccio, quello che si vuole. Vediamo ora come si comporta il Casball in azione, per esempio su questo tipo di legno. Vi faccio vedere più da vicino. Vediamo che il legno riesce a morderlo bene, grazie anche al suo poco spessore. È una lama che intaglia molto bene. Ovviamente non è una lama da batoning, tenetene presente di questo.
soprattutto perché lo spessore è molto poco e quindi non riesci a avere quell'effetto dirompente in caso di batoning, anche se piccoli pezzi di legno riesci a batonarli. Però è una lama che intaglia molto bene. Guardate questi riccioli fatti in pochi secondi su questo legno molto duro, e andiamo a vederlo su un legno più piccolo. Se noi vogliamo fare un intaglio, eccolo lì che intaglia molto ma molto bene. Molto bene. Ovviamente i 90 gradi per quello che riguarda il dorso, quindi è facile utilizzarlo con l'acciarino. Il problema è che nell'utilizzarlo a mani nude dà un po' fastidio a premere il pollice qua, visto che è anche molto sottile, quindi dà proprio un pochino fastidio a premere qua, visto che lo spessore è molto sottile. Questo tipo di affiliatura flat, ma anche con un bisello combo, è lo stesso che troviamo o simile a quello che troviamo sull'Eldris di prima generazione, e permette un utilizzo vario sia della parte avanzata della lama, quindi della punta, sia della parte intermedia del taglio. Un coltello leggero, pratico, robusto e dal costo quasi irrisorio. Cosa vogliamo di più? E per il Casball è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare ai 10.000 iscritti per produrre nuovi tipi di contenuti. Aiutatemi, mettete un bel like, condividete il video, ci vediamo nel prossimo video. A tutti un saluto, ciao da Ermanno!